Un'altra PlayStation 5 con un problema, mm, possiamo dire, comune, nel senso di è stata in un centro di riparazioni e la console presentava ehm, inizialmente un problema di LED blu per 1-2 secondi. L'hanno portata in un centro di riparazioni, hanno provato a fare qualcosa anche se non sapevano come mettere le mani e adesso non si accende neanche più, ovvero fa un beep ogni tanto e poi muore lì. Quindi vediamo cosa hanno combinato, vediamo se sono stati in grado di fare qualcosa di positivo o no. E questa console so anche che è caduta. La proprietaria ha detto che il suo ragazzo ha preso la console e l'ha scaraventata per terra. E c'è anche un segno visibile perché il vite, appunto il buco dove dovrebbe andare il supporto verticale, è completamente piegato verso sinistra, come si nota. Quindi c'è il metallo che è fuoriuscito e in più si vede che è un po'... c'è la montagnetta, si nota un po' difficile, ma comunque ci sono le lamiere piegate all'interno qua. Quindi vabbè, vediamo se riusciamo a risolvere qualche cosa e far funzionare questa console. La console tra l'altro sarebbe ancora in garanzia, purtroppo hanno perso la ricevuta e non hanno potuto fare molto. Questa è una versione di quelle 1200. Vediamo subito. Smontiamo e documentiamo. Allora, togliamo il sigillo che comunque non serve più. Allora, per quanto riguarda queste viti superiori, sono tutte in posizione corretta, quindi niente da dire a riguardo. Sapevano come smontare una console, quindi bene. Gli manca la gommina. Al di là di questo, tutto ok. Questa che si trova qua di solito. Quindi è stata persa. Ci sta, vabbè, nessun problema. Allora, vedo che sono arrivati a mettere le mani fino sulla scheda. Perché c'è la gomma qua che è al di sotto. Vedete, questa dovrebbe stare sopra, ma l'hanno messa sotto, quindi qualcuno ha aperto questa placca qua. Magari hanno solo visionato la console, visto e verificato se c'era qualcosa. Nessuno ha fatto UART, a quanto sembra. Magari sarebbe stato più semplice per loro andare a capire qual era il problema con UART e determinare se era riparabile oppure no. Stacchiamo i cavetti. Le alette qua del cavo sono messe bene, quindi hanno fatto un ottimo lavoro per smontare la console, ma mancano delle viti, 1, 2, 3, ecco, e anche 4, 5, 6, 7, 8, ok, questo non va bene, mancano delle viti. Se le sono messe da parte sicuramente per mangiarsele la mattina dopo a far colazione con le viti, magari qualcuno ha carenza di ferro, battutona proprio. E vabbè, qualcuna ne ho, non credo di averne così tante perché di solito io non perdo le viti e non ho console di ricambio da cui estrarle
e molto spesso mi arrivano magari console con una o due vitri mancanti, allora le aggiungo, quindi le finisco, perché io sono l'ultima spiaggia di molte persone. La portano a me quando tutto il mondo l'ha vista e ha detto no, non si può riparare, e intanto ci hanno già fatto di tutto e di più. Manca anche la vite qua, e adesso vediamo se gli manca anche la vite, le viti al di sotto, perché so che ci sono due viti, eccola qua, questa manca e anche questa manca. Bene, mancano decisamente più di 8 viti, quindi 9, 10 e 11 viti. Ai ai ai. Allora, vediamo un po', io vedo flussante. Tracce di flussante, si nota che c'è più chiaro. Sì, hanno lavorato sul Southbridge e hanno... si nota? Sì, si nota. Questo qui è decolorazione a causa di Southbridge, di flussante, scusate. Qualcuno ha lavorato sul Southbridge. Per quale ragione? Se la console si accendeva, il Southbridge non ha nulla a che vedere. Questa è la differenza tra chi conosce ed è esperto, quindi specializzato in riparazioni per console, e chi no. Quando la console fa luce blu per 2 secondi, il Southbridge sta di norma benissimo e non ha nessun problema, quindi era completamente inutile cambiarlo o fare un reflow o quello che sia. Allora, metallo liquido parlando siamo a posto, però non vedo flussante da questo lato. No, il Southbridge è ancora intatto, quindi perché c'è del flussante qua dietro? Hanno cambiato questo chip qua? Va bene, sembra che ci sia qualcosa in quest'area qua, ma non hanno fatto nulla sul Southbridge, e va bene, anche perché è uno di quelle versioni 69 che io non ho in caso dovesse andare storto qualcosa, quindi molto bene. Allora, prendiamo il nostro microscopio e andiamo a fare un po' di luce su questa scheda. Dicevo, questo è il BIOS, non è stato toccato, questo è il Southbridge della versione 69 e non è stata toccata, vedete non c'è nessuna traccia di flussante attorno eccetera, ma c'è del flussante in questa zona qua, vedete qua c'è decolorazione e qua immagino che questo sia un chip che è stato cambiato, oppure il condensatore è stato cambiato, che magari avevano trovato un cortocircuito qui e hanno sistemato ma hanno causato altri danni, oppure non lo so. Comunque qua si vede zona di decolorazione, c'è ancora il flussante sulla scheda, non so se si nota. Sì, vedete che è tutto appiccicoso, eccolo lì, il flussante, ed è andato un po' in giro fino a qua sotto, ok, fino anche vicino al cristallo. Ci sono tracce di flussante persino qua. Bene, allora, cosa possiamo fare adesso che abbiamo visto? Possiamo andare a testare la console, perché io sono di questo avviso qua. Prima vedo cosa hanno combinato e poi eventualmente vado a testare. Se posso fidarmi del lavoro che è stato fatto, bene, perché altrimenti non voglio causare ulteriori danni. Sembra che abbiano lavorato solo su questa zona qua e va bene. Possiamo anche andare a fare un piccolo controllino con il nostro multimetro, andare a vedere se c'è qualcosa in cortocircuito. Andiamo in modalità diodo e verifichiamo se c'è qualcosa. 0,4. Ah, vedi qua c'è un cortocircuito 0 e 0. Va bene. Ecco perché la console non si accende. E ecco perché la cosa è stata lavorata qua in questo punto. Aspettate che ve lo mostro. Bene,
Allora, tornando qui su questa zona qua, c'è questo condensatore qui e c'è questo condensatore qua sopra. Questo, come avevo detto, 0,40. Qua invece abbiamo 0 di qua e 0 anche di qua. Quindi qua c'è un cortocircuito. Quanto è questo cortocircuito? Andiamo subito in resistenza. E questo cortocircuito è parecchio corto, 0,6. Allora, quindi prendiamo la nostra telecamera termica. Prepariamo la telecamera termica, la accendiamo. Prepariamo il nostro alimentatore da banco e andiamo a fare iniezione di voltaggio. Impostiamo a 1 volt, quantità di ampere massimi va bene, quindi io l'ho impostato per 10 ampere. Non ha importanza, la scheda assorbirà quello che deve assorbire. E adesso andiamo a fare iniezione di voltaggio, però prima devo andare a verificare un punto concreto in cui c'è il cortocircuito, eccolo qua, ma che non è vicino al condensatore, perché se no potrebbe essere che magari il condensatore si illumina e io non lo vedo perché penso che sia la sonda che scalda, perché c'è il passaggio di corrente. Quindi un attimo solo che vado a verificare io stesso prima. Allora, abbiamo un assorbimento di 1,3 ampere. Ah, il wifi, guardate lì. Guardate lì, eccolo lì. Il wifi è morto. Bene, è stato facile. Quindi se io tolgo il chip del wifi, ricomincerà a funzionare? Il problema è che io questo chip qua non ce l'ho. Quindi devo andarlo a comprare dalla Cina molto probabilmente e sperare che funzioni. Ma sembra positiva la cosa. Bene, procediamo e andiamo a vedere se il cortocircuito sparisce togliendo il chip del wifi. Bene, allora ho rimosso il modulo del wifi Bluetooth, eccolo qua, e adesso possiamo andare a verificare su questo lato se abbiamo tutto in regola. Qui, eccoli qua, 200 ohm come devono essere. Il modulo wifi era difettoso. Buona notizia. Il punto è, la console si accende senza il modulo wifi? No. La console restituisce l'errore perché vuole dovrebbe fare lo stesso circa beep ma niente di luce, oppure un beep e poi magari 1-2 secondi di luce blu, cose di questo genere, perché la console sa che non c'è il wifi e la console vuole il wifi. Ecco, quindi non è un componente legato alla console, ma è un componente essenziale per l'avvio della console. Vuole che sia presente. Quindi adesso non possiamo fare altro che andare a reperire un altro chip wifi, installarlo e questo passerà in secondo piano. Nel senso che ci vorranno un paio di settimane prima che arrivi, come minimo, e quindi a me tocca fermare il video qua. Ed eccoci con la parte 2. Allora, PlayStation 5, vi ricordate? Con il problema del wifi? Bene, ho fatto un attimo di ricerche e ho scoperto che anzitutto questa console qua aveva il chip modello AW, vediamo se sì, AW-XM501. E questo chip qua purtroppo non si trova in internet da nessuna parte, letteralmente. Ma ho scoperto in giro su qualche forum, eccetera, che questo chip qua può essere sostituito con quelli che vengono nominati modello J20H100. Ok? Quindi questo chip qua l'ho recuperato da una scheda per ricambi. Speriamo che possa funzionare tutto a dovere. E allora adesso non facciamo altro che prendere la nostra scheda e andare a installarlo e vedere cosa succede.
e andiamo a installare il nostro chip. Come si installa? Allora, qui c'è l'angolino tagliato sul metallo e va dove c'è un segno ben specifico, ma chiaramente potete anche fare riferimento così. Vedete che qui c'è il buco dove non c'è nessuna pallina e qui c'è un buco dove non c'è nessun pad. È molto semplice, ha un pattern piuttosto univoco, quindi va solo così. Lo posizioniamo, facciamo bella pressione in modo per capire se il nostro chip si è ancorato ai pad oppure no. Se si è ancorato ai pad, il chip non deve muoversi, come in questa occasione qua. E quindi sappiamo che i nostri pallini sono nella giusta posizione. Bene, onde evitare che qua si diventi tutto marrone, andiamo con l'aria da sotto. L'aria da sotto, qual è il problema? Che abbiamo vicino i connettori di plastica. Eccoli qua. Questa è la zona del wifi e abbiamo i connettori di plastica. E questi qua sono abbastanza resistenti al calore, quindi non è un problema. Però se volete mettere del Kapton potete anche farlo. Adesso io per dissaldare il chip avevo utilizzato 480 gradi alla massima aria disponibile, ma ero sempre in movimento, ok? Sempre in movimento, in modo da non focalizzarmi solo su un punto, perché se si focalizza solo su un punto, il calore diventa sempre più intenso e va a sciogliere i connettori, ok? Tutto qua. Quindi adesso ho lo stagno al piombo fonde a circa 180 gradi, quindi posso andare con temperature inferiori, tipo 400-450 gradi. Io sono abituato a prendere in considerazione il 450 gradi e 50% di aria, sono abituato con questa impostazione qua, quindi andrò a fare questa cosa qua. Mi dispiace non potervelo fare vedere a schermo perché sono fuori dallo schermo, sono fuori dalla visuale della telecamera, sono fuori dal banco. Ma vabbè, torno subito, Bene, il wifi è di nuovo installato al suo posto. Nessun connettore si è sciolto. Vedete? Tutto bello bianco. Nessuno scioglimento o cose strane. Solo un po' di decolorazione del rame. Ma vabbè, questo è inevitabile. Allora, andiamo a controllare dietro qua la situazione, giusto per essere sicuri. E noi qui abbiamo, adesso siamo ancora caldi, ma abbiamo 181 ohm. Molto bene, non c'è più il cortocircuito, va bene che ci siano circa 200 ohm, quindi siamo a 181 e già va bene. Ora è il momento di riassemblare e vedere cosa succede. Vediamo subito, torno subito. Bene, la console è riassemblata quanto basta. La porta HDMI è un po' aperta, sarebbe da cambiare, ma finché va bene magari avvisiamo. Ho messo la clamp, ho messo i fili, ho messo tutto bene. Ora manca solo il cavo per la corrente. Diamo energia alla console e vediamo cosa succede. 3, 2, 1. Stessa storia, un beep ogni 10 secondi. 10-15 secondi o roba del genere. Ok. Vediamo allora di trovare la soluzione. Riapriamo e troviamo la soluzione. Allora, la console è di nuovo aperta. Ho provato una cosa. Ho provato a vedere l'assorbimento di quando viene collegata la 12 volt e io vedo che la console arriva fino a 280 mA, rimane ferma per circa 5, 6, 7 secondi e poi
va giù a 0. E questo normalmente significa che il controller SSD ha un problema. Molti hanno visto che questo assorbimento deve andare fino a 300, 310, 315 mAh. Se non va oltre questa soglia qua e torna quasi immediatamente a zero, c'è qualche problema sulla scheda. E in questo caso qua è plausibile che ci sia qualche cosa di sbagliato sul controller SSD. Quindi è un'altra cosa in più. Oltre al wifi anche il controller SSD. Va bene. Può essere che questo sia una cosa diversa, ovvero la console inizialmente aveva il LED blu per 1-2 secondi. Questo può tranquillissimamente significare che c'era un cortocircuito. Il cortocircuito effettivamente l'avevamo trovato che era sul modulo wifi, quindi una volta sistemato quello il cortocircuito è a posto. Poi il controller SSD è subentrato dopo. Magari qualcuno l'ha danneggiato, non mi pare, ma potrebbe essere che il controller SSD sia un altro problema che non è collegato in alcun modo, ma è successo nell'esatto momento in cui anche la console è stata portata al centro di riparazione. Al di là di questo, si può fare UART? In teoria sì, nel senso la console riesce a dare il beep, anche se non mostra la luce, riesce a dare il beep. Quindi inizializza qualcosa, sa che c'è qualche problema e lo registra e poi dice beep, però ti fa capire che non c'è, non è risolto il problema. Quindi eventualmente io provo a collegare la console a UART e vediamo se c'è qualche errore a riguardo e poi vi faccio sapere. Molto bene, UART mi ha dato delle informazioni e UART ha detto che c'è ancora un problema con il wifi, nel senso di che c'è una linea di corrente che non funziona. Adesso ve la faccio vedere, aspettate un attimo che tolgo il mio lettore UART. Bene, UART mi ha detto di controllare il fusibile F7002. Se noi andiamo in continuità con il BIP, ok? E andiamo a controllare un fusibile a caso, va bene? Tipo questo qua, F7502, suona. Se noi andiamo a controllare F7003, suona. Se noi andiamo a controllare F7002, non suona. 00. Abbiamo un cortocircuito? Andiamo in modalità diodo. Magari c'è ancora un cortocircuito. Se noi andiamo a controllare allora da questo lato di qua, scusate, tolgo il bip perché non lo voglio io, 0,35. Vedete? Bene. Teoricamente, se il fusibile fosse continuo, quindi non esploso, dovrei vedere lo stesso identico valore anche dall'altro lato. Se io provo dall'altro lato, però vedete che è 0,44. Non è un cortocircuito, ma lo stesso il fusibile è esploso. Ha fatto il suo dovere. Quindi va sostituito. E se noi andiamo a controllare l'uscita di questo circuito qua, quindi da questo punto qua, noi vediamo 0,44. Quindi non c'è nessun cortocircuito. Possiamo tranquillamente andare a sostituire il fusibile F7002. Quindi non c'entra niente il discorso dell'SSD in questo caso. 280 mAh, nel mio caso è sempre il discorso del wifi che non riesce ad accendersi correttamente e a dire al Southbridge ok ragazzi ci sono e possiamo andare. Quindi sostituiamo il fusibile F7002, ugellino piccolino,
Perfetto. Ricontrolliamo con il multimetro. Adesso controlliamo da sinistra a destra e noi abbiamo 0. Vedete? Perfetto. E se noi andiamo a controllare in modalità diodo abbiamo 0,30 di qua e 0,30 di là. Perfetto. Ottimo. Adesso vediamo se la console si accende. Bene, la console è riassemblata quanto basta. Adesso proviamo di nuovo. Speriamo che questa volta sia tutto finito. 3, 2, 1. No, senza la corrente. Ancora non hanno inventato la corrente wireless, che si collega da sola. Giusto? Bene, aspettiamo qui 10 secondi. Bene, accendiamo. Oh sì. No! No! Perché mi fai questo? Oh, signore. Quindi il problema del wifi è sorto dopo? E adesso siamo tornati allo stadio iniziale? Oh, va bene. Il wifi doveva essere sostituito perché c'era un cortocircuito. Ora andiamo a collegare UART di nuovo. E vediamo quale errore ci dà questa volta. Bene. Bene, bene, bene. Allora, come vedete, qui abbiamo il codice di errore 8080-1580. Sembra esserci ancora qualche problema. E questo, dalla lista, se noi scorriamo in giù, fino alla fine, fino a qua andava tutto bene. 7 febbraio, nessun problema, eccetera. Poi, al 24 di aprile, non molto tempo fa, ha cominciato a dare questo problema. 8080-1580. Bisogna vedere che cos'è questo errore, perché qua non ci dà nessuna informazione, proprio niente. Dice power or short, bisogna andare a indagare. Poi appunto qua immagino che sia stata portata al ogni tanto funzionava, mi ha detto. Sì, infatti, perché dopo il 24, il 25 per esempio ha funzionato, il 26 no, e poi è stata portata in un centro. Il centro di riparazioni probabilmente ha fatto qualcosa con il sensore di temperatura. Thermal shutdown, quindi avrà provato la console senza il dissipatore, facile, e a quel punto si è bruciato il wifi, tipo mezz'ora dopo. Wow, una coincidenza proprio. Va bene. Qua hanno tolto il cavo mentre la console stava cercando di accendersi e poi ripete l'errore praticamente del wifi. Eccolo qua, wifi. Finché non ho sistemato io. E adesso il problema risulta con questo: C08 12000 e 8080 1580. Andiamo a vedere che cosa sono questi errori qua e vediamo. Ah, ho trovato qualcosa. Aspettate, e potrei anche identificare questi problemi e aggiornare questi codici, visto che ci sono, no? Sembra che nessuno l'abbia fatto fino ad ora. E potrei essere il primo ad aver scoperto qualcosa a riguardo di questi codici. Il punto è, allora, secondo casa Sony e alcuni documenti, il codice di errore che si riferisce con il primo che abbiamo, il primo, non il primo, il terzo sulla lista che abbiamo visto, che era il codice C0812 e poi 3 zeri. Secondo la Sony, questo codice di errore viene a identificarsi come C081
XXXX, quindi le 4X stanno per qualsiasi altro codice, e dice HDMI access error, quindi potenzialmente abbiamo un problema sull'HDMI, va bene? E il codice di errore 8080-1580, anche questo secondo la Sony, è un errore che viene identificato come 8080 4x, quindi le 4x, dove le x appunto possono indicare un qualsiasi numero, un qualsiasi codice. E questo codice viene identificato come Fatal Shutdown by OS Request. Ok? Quindi il sistema operativo della console vede e sente che c'è qualcosa che non va e dice spegniti. Molto bene. Allora, però, questo inconveniente qua, da che cosa è dovuto? Ve lo mostro perché ho trovato qualcosa, ho detto andiamo a verificare allora a questo punto sul circuito HDMI. E il circuito HDMI finora, pin numero 1, pin numero 3, pin numero 4, numero 6, numero 7, numero 9, numero 10, numero 12, fin qui va tutto bene, tutto è regolare, 0.78 stabile dappertutto. Pin numero 13, il pin numero 13 comincia dal 55 e va su fino a 63 e si ferma lì. Il pin numero 13 non deve dare nessun altro valore quando mettiamo le sonde al contrario. Poi il pin numero 14 non è collegato da nessuna parte e idem non deve dare nessun valore neanche con le sonde inverse. Se noi invece poi andiamo al numero 15, anche qui 0,52 sale per poi fermarsi a 0,63, cosa normalissima, come anche il pin numero 16. Entrambi devono dare 1,62 e va bene così. Il numero 17 è la massa, il numero 18 abbiamo con 0,29 che è un po' strano sinceramente e questo non dovrebbe partire basso e poi alzarsi. Di norma dovrebbe rimanere stabile verso i 0,5, 0,6. Quindi ho idea che ci sia un problema qui. Mi ha fatto pensare che ci fosse un problema qui e infatti poi me l'ha confermato un'altra cosa. Se noi invertiamo le nostre sonde 0,96, eccolo qua ragazzi. Il pin numero 18 è responsabile della linea dei 5 volt e la linea dei 5 volt non deve avere ritorni, quindi deve essere alto il valore 2, 3 oppure open line, quindi qui abbiamo un problema. Ecco il problema. Il pin numero 19 2,37 va bene. Se noi invertiamo 0,52 53 fisso stabile. Bene, abbiamo identificato un altro problema. Procediamo di nuovo all'estrazione della scheda e andiamo a sistemare quel problema lì e speriamo che questo possa darci delle informazioni a riguardo. Anche no, cioè nel senso non serve neanche togliere la scheda, possiamo tranquillissimamente lavorarci anche da qua perché il chip responsabile è proprio qua sopra. Eccolo qui, questo qua sopra. Allora, qui abbiamo tre chip. Questo qua è responsabile della 3,3 volt. Questo qui è responsabile della 5 volt. E qua questo è il punto che dovremmo vedere senza problemi. Ma se noi facciamo così, andiamo a misurare con la sonda rossa, eccola qua, 0,96. Allora, può essere che sia il chip rotto oppure il diodo. C'è anche questo qua, piccolissimo. Quel diodo lì a volte si brucia, eccetera, e manda in cortocircuito la linea. Ma, considerato che la console non si accende, presumo che sia più un problema del chip stesso, che in questo caso non fa bene il suo lavoro. Se noi andiamo a misurare però anche l'ingresso, quindi la 5 volt, in ingresso che arriva da sinistra, 0,35, va bene. Può essere che dovrebbe essere un po' più alta, ma per il momento va bene, non c'è nulla di sbagliato, non è in cortocircuito perlomeno, no? Quindi togliamo pure il chip e verifichiamo subito.
Bene, abbiamo tolto il nostro chip. Ora verifichiamo con il multimetro di nuovo in modalità diodo. Se noi adesso andiamo a misurare la linea di nuovo qui sul test pad, abbiamo 0,65 fissi stabili e non è che partono dal basso e crescono molto bene, e quindi mi fa capire che anche il diodo è ancora ok, altrimenti avremo open line. E se invertiamo le sonde, noi qui abbiamo open line, vedete, open, quindi a posto. Adesso proviamo a vedere, installiamo un chip di quelli lì. Prontamente acquistati. Ne prendiamo uno e lo andiamo a installare e vediamo cosa succede, vediamo se questa console parte e riusciamo a risolvere questo errore. Di norma la console non ha problemi, se anche vede che c'è il cortocircuito lì, non ha problemi, la console riesce ad accendersi, ma evidentemente quel chip lì è fallito in un modo tale che il Southbridge se ne è accorto e quindi ha detto no, preferiamo salvare la console. Allora, il pin numero 1, adesso andiamo sotto al microscopio, vediamo dov'è il nostro pin numero 1. Dove siamo? Qui c'è la porta di Ethernet, eccolo qua. Ci siamo. Bene, il nostro pin numero 1 è segnato dalla freccetta, eccola qua, e il pin numero 1 è segnato dalla linea che vediamo qua, quindi va installato in questa maniera qui. Prepariamo quindi la zona con lo stagno al piombo, un po' di flussante, dove l'ho messo? Eccolo qua. A posto, il chip è saldato e ora possiamo controllare. La scheda è calda, quindi potrebbe esserci qualche problema, ma no, se noi andiamo con la sonda non succede nulla. Open, vedete? E se facciamo chiaramente l'inverso, abbiamo 0,46 fissi stabili, nessuno si muove. Perfetto. Adesso vediamo cosa succede. La console si accenderà oppure no? Inseriamo i cavi, inseriamo la placca, inseriamo tutto quello che serve. Bene, adesso andiamo a collegare il cavo di alimentazione, il cavo HDMI, e vediamo cosa succede. Spero che questo abbia risolto il problema. Tre, due, uno. Ti prego. No! No. E se fosse un problema al chip HDMI, allora a questo punto anche? Siamo vicini alla soluzione, secondo me. C'era un danno anche al circuito HDMI. Allora, ho premuto altre 2 volte. Andiamo a ripetere UART. Vediamo cosa succede. Vediamo senza il cavo HDMI inserito. Non so se possa cambiare qualcosa. No, non cambia assolutamente nulla. Vabbè. Allora, scolleghiamo qui, ricolleghiamo UART. Allora, adesso abbiamo di nuovo altri codici. Mamma mia, quanti codici. Questi codici sono... Eccoli qua. 80 80 15 80, e vabbè, abbiamo capito che quello è un discorso di il sistema operativo
che tenta di avviarsi, trova qualcosa di sbagliato, ma adesso come vedete abbiamo anche uno F12 e anche questo non si sa, quindi ok, andiamo a scoprire qualsiasi codice di errore che non conosciamo e andiamo a scoprire che cos'è. Questo è uno di quei video pazzeschi, lunghi, torturanti. La console sembra che voglia partire, ma non ne vuole proprio poi sapere. Allora, vediamo un po' che cosa troviamo e vi ricapitolo tutto. Allora, ehm, ho identificato il codice di errore ed è un codice di errore che è relativo alle RAM, ovvero c'è qualche problema con le RAM potenzialmente che magari non comunicano, sono difettose o le saldature sono crepate sulle RAM. E questo però adesso mi fermo qua perché ho già fatto anche questa è la parte 2 e ho già fatto il wifi, ho fatto l'HDMI, adesso ci sono le RAM. Oh signore, questa è una console che veramente non finisce mai. Quindi facciamo una cosa di questo genere. Proverò a fare un reflow a tutto, però non adesso. Adesso devo fare altro. Aspettate un attimo. Dicevo, adesso però mi fermo qua con il video, farò una terza parte perché è già troppo lungo, siamo già a un'ora di registrazione anche per questo video e quindi ho già sistemato il wifi, ho sistemato l'HDMI, adesso ci sono le RAM, come stavo dicendo, quindi è tutto un susseguirsi di problemi. Le RAM sono abbastanza sicuro che è per causa della caduta, nel senso che le sfere, secondo me, sono da rifare. Potenzialmente anche il processore? Spero di no, spero di no, spero di no. Spero solo le RAM e spero che vada tutto a buon fine. Per il momento vi saluto qua, ci vediamo nella parte 3, se mai dovessero esserci, trovarsi qualche novità o roba, comunque se riesco a farmi dire dal cliente, ovviamente anche se intende procedere oppure no, perché adesso stiamo andando veramente su con la spesa, il wifi, l'HDMI, adesso ci sono il reballing delle RAM e sono 8 RAM, quindi ce n'è di lavoro da fare, sono tante ore di lavoro, quindi non è una cosa da nulla. Quindi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!
Allora, non ho fatto un'introduzione, poco male. Ciao a tutti ragazzi. Torniamo con la parte 3 per questa console qua. Avete visto, ho fatto il reballing di una RAM, perché ho scoperto che andando a premere su tutte le RAM, questa qui che è la numero 8 e vanno in senso orario 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? La numero 8 era quella che se premevo la console si accendeva. Quindi ho pensato intanto di fare un reballing. Infatti, non so se magari per i più esperti, eccetera, che l'hanno notato, ma la RAM in sé aveva dei pad completamente ossidati, cioè grigi scuro. Questo cosa succede? Che questo indica che la console non era in grado di comunicare con la RAM perché appunto c'era lo strato di ossido, la RAM non era fisicamente collegata, infatti quando premevo riusciva a fare il collegamento e a partire. Quindi adesso vediamo subito se effettivamente abbiamo l'avvio della console, se è tutto secondo le specifiche. Sto dicendo parole a caso, sono stanco. E se è tutto secondo la norma e se quindi la console parte e si avvia. Vediamo subito. 3, 2, 1. No, non è abbastanza. Non è stato abbastanza. Ce n'è un'altra. Quindi proseguiamo. Allora, se io lascio la console attaccata alla corrente e come ho fatto prima, allora provo a premere questo angolo qui, piano, delicatamente, non serve molta pressione, e provo ad accendere. Niente. Proviamo un po' più forte. Niente. Ok, allora andiamo avanti, proseguiamo. Può essere che adesso, siccome ho fatto reballing qua, ho scaldato, può essere che questa qui si sia parzialmente dissaldata. Comunque era nel raggio d'azione, quindi potrebbe anche essere. Vediamo subito. Premiamo qui. No. Potrebbe anche essere lo stesso processore che adesso si è dissaldato perché l'angolo era questo. Ho pensato, premendo qua, la console stava ripartendo. Quindi potrebbe anche esserci da fare un reballing al processore stesso. Spero di non arrivare a questo punto, ma se fosse ho il via libera dal cliente, quindi salviamola. Ah, povero me. E povera questa console. Allora, come si può notare, ho tolto il processore. Perché ho tolto il processore? Perché ho scoperto che il problema, come è stato mostrato l'ultima volta, mi forniva chiaramente adesso lo stesso codice di errore anche dopo aver fatto il reballing a questa RAM qua, ok? Questa qua. E allora ho pensato, magari il reballing è andato male? No, il reballing non è andato male, è andato tutto perfettamente, sono al 100% sicuro che sia tutto a posto. E andando a controllare un po' così a occhio, avevo notato che questo angolo qui era leggermente sollevato. E vuoi per una deformazione della scheda o altro, eccetera. Siccome so che questa console ha ricevuto un danno causato da una caduta, diciamo che è abbastanza probabile, no? Che ci siano dei problemi dovuti a questa cosa qua. E infatti, andando a togliere il processore, mi sono accorto che in questa zona qua, appunto dove c'è lo stesso angolo, ci sono ulteriori danni e purtroppo dalla parte del processore. Andiamo a vederli sotto il microscopio.
Eccoli qua. Vedete? Ci sono 4 punti dove non c'è più il pad. 3 sono importanti. 1, 2 e 3 e 1 era non connesso, come anche questo. Molto probabilmente questo, vabbè, è un effetto collaterale magari della pulizia o roba del genere, quindi è possibile che vengano a togliersi naturalmente. Invece questi altri 3, 1, 2 e 3 sono danni dovuti appunto alla caduta. Non sono riusciti a sopportare lo stress e si sono danneggiate, quindi dobbiamo andare a ricostruire queste 3 piste qua, rifare il reballing al processore e niente, e vedere se dopo tutto questo lavoro la console si accende e parte e fa tutto quello che deve fare. Questo può anche spiegare il fattore che la console qualche volta, come avevo già menzionato, partiva e qualche volta no. Quindi magari dopo qualche tentativo riuscivano a fare contatto in modo tale da far proseguire la console, magari con il calore, no? Dilatazione termica, i pad riuscivano a fare contatto e la console continuava a funzionare. Finché è calda e il metallo è dilatato, riusciva a fare connessione. A freddo no. Quindi vabbè. Bene, allora niente. Reballing time anche per il processore stavolta.
Allora, sono tornato a fare la registrazione dopo 2 mesi. Avete sentito bene? Esattamente 2 mesi. Dopo 2 mesi che ho la console qua e ho fatto il reflow al processore, ho dovuto fermarmi per problemi di salute di familiari e quant'altro che non vi sto a dire. Purtroppo ho avuto davvero parecchie complicazioni in questo periodo estivo e non ho potuto continuare né a fare registrazioni, quindi anche i video per i nuovi utenti. Perdonate se la videocamera fa quel cavolo che vuole, l'immagine andrà e sparirà. Non ho capito se è una questione di OBS o se è una questione della telecamera. Non dovrebbe essere della telecamera, quindi sarà sicuramente OBS che rompe le palle. Al di là di questo, ho avuto diverse complicazioni, come ho detto, per quanto riguarda appunto la vita. Ok, complicazioni di vita che mi hanno inciso parecchio sulla possibilità di aver fatto video. Quindi mi scuso anche con gli abbonati al canale per non aver fatto nessun video recente o roba del genere. Purtroppo non ho potuto. Però al di là di questo, io ho questa console qua da 2 mesi, ho fatto il reflow come avete visto alla fine, e il reflow ha avuto successo, ve lo dico già da subito. Il problema qual è stato? Che adesso vi racconto un po' le vicende di questa console. Alla fine, una volta che ho riassemblato la console, ho testato tutto quanto, eccetera, e ho provato ad accendere la console. E cosa è successo? È successo che un MOSFET della linea del processore è andato completamente in corto, letteralmente completamente in corto. E ho pensato, giuro, mi sono letteralmente spaventato perché ho detto mamma mia, ho bruciato il processore adesso. Perché è successo? Perché i MOSFET purtroppo sono sensibili al calore, va bene? Il fatto stesso di aver fatto il reflow alla scheda, aver scaldato la scheda, eccetera, ha fatto sì che anche quelli, chiaramente, anche quei componenti lì si sono scaldati parecchio. E uno di questi probabilmente era un pezzo, come si può dire, difettoso, e con il calore sono riuscito di conseguenza a farlo uscire allo scoperto, no? Sarebbe stato magari un componente che a lungo termine si sarebbe bruciato, no? In questa maniera qua è stato scoperto abbastanza in fretta. Quindi questo però è anche dovuto al fatto che quando ho fatto il reballing e ho scaldato la scheda, purtroppo non ho tolto, questo è una cosa che consiglio a tutti, anche questa è stata una lezione di vita proprio, il pongo, quello termico, ok, quello blu, ok, la roba blu che ci sta sopra. Questo qua conduce calore, ok? E secondo me il MOSFET, avendo appunto questa pasta sopra, eccetera, si è scaldato più del dovuto, perché la pasta termica lì assorbe calore e la trasmette alla scheda, e potenzialmente lo potrebbe anche avere dissaldato, perché nel momento in cui ho fatto il reflow e il reballing la scheda era circa a 250 gradi, ok? Era bella calda, no? E si sa che tutti i componenti, lo stagno senza piombo fonde circa a 220-230 gradi. Quindi una scheda a 250 gradi, sicuramente le saldature erano
non dico 100% sciolte, ma quasi magari, ok? Quindi magari si era parzialmente dissaldato, eccetera, e quindi ha fatto questo qua. È stata una lezione, no? Come ho detto, una lezione. La prossima volta cercherò di togliere la pasta termica lì blu da sopra i componenti quando devo scaldare la scheda. Al di là di questo, la telecamera mi sta letteralmente scassando la M, eh, però non posso farci niente. E una volta che ho trovato il componente, perché questi qua sono anche componenti che sono difficili da trovare, io ho trovato solo un unico venditore, ok, dalla Cina che mi potesse fornire questi chip qua, ok, questi MOSFET qua, perché questi sono i nuovi MOSFET che montano sulle versioni più recenti delle PS5 ed è difficilissimo da trovarli. Ho dovuto aspettare un mese solo per questo, solo per trovarli, perché sennò avrei dovuto prendere un'altra console, magari per ricambio, dello stesso modello, per poterli estrarre. Ok? E non mi andava sinceramente di spendere 200-300 euro per un'altra console. Comunque, al di là di questo, sono riuscito a trovarli, sono riuscito a installarlo. E adesso vi faccio anche vedere, se il signore vuole, ok? Ho anche trovato una cosa molto carina per quanto riguarda HDCP, ok? Sapete, le console hanno questo copyright, questa protezione per impedire che si possa condividere l'immagine della console, specialmente le PlayStation 5, PlayStation 4, in modo che non si possa catturare l'immagine con una capture card, per esempio, sul computer o roba del genere, no? Bene, ho trovato questo piccolo dispositivo che mi permette di bypassare e quindi anche se la console ha HDCP abilitato, l'immagine verrà mostrata lo stesso. Adesso ve lo mostro. Questa console qua è una console di stock, quindi io non posso neanche accedere per disabilitare HDCP perché ho notato che ci sono le password sugli account, quindi non posso neanche accedere all'account per dire ok, disabilito HDCP e ve lo faccio vedere. In questo caso ve lo posso fare vedere direttamente, ok? Quindi accendiamo la console fa luce blu, quindi sono riuscito a ripararla, niente da dire. Adesso vi farà la luce bianca, passerà sulla luce bianca, ecco qua la luce bianca, e se io vado su Capture Card, eccola qua, vedete, questa è senza aver disabilitato HDCP, quindi è una cosa fenomenale, è una cosa che consiglio per chi fa appunto anche come me riparazioni su console che hanno HDCP e si vogliono o non vogliono fare la cattura dell'immagine eccetera, molto utile perché in questo modo al posto che aspettare, tagliare i video, farvi vedere l'eventuale, capito, che io devo disabilitare HDCP, voi vi perdete la sorpresa, abbiamo la sorpresa in tutti e due i sensi, ok? Io e voi assieme, ok? Perché sarà una sorpresa per tutti e due e voi non dovete aspettare. Anche se per voi poco importa alla fine, perché io farò editing del video, faccio di solito editing del video e quindi di conseguenza taglio quella parte lì in cui dovreste teoricamente aspettare, aspetto solo io, no? Però ci roviniamo la sorpresa tutti e due, no? Bene, quindi ecco, lavoraccio, ve lo giuro, è stato un mese di lavoro intenso per questa console qua, ripreso in più giorni, anche perché prima ho scoperto i problemi sulla RAM, poi ho scoperto i problemi sul processore, poi ho scoperto i problemi sull'HDMI, poi ho scoperto problemi anche altrove, ho dovuto sistemare un sacco di altre robe attorno e in più mi si è bruciato il MOSFET, pensavo veramente di aver bruciato l'intera console, ma fortunatamente non era così. E quindi niente, chiacchiera a parte, io spero che comunque il video sia stato di vostro gradimento, mi spiace non aver incluso anche la parte in cui appunto assemblo la console dove mi si brucia il MOSFET o roba del genere, purtroppo non ho avuto modo di poterla registrare quella, avevo altri problemi per la testa. Bene ragazzi, spero che comunque, come ho detto, vi sia piaciuto, vi sia stato di aiuto, di intrattenimento, quello che sia. Se volete lasciarmi un like vi ringrazio, se volete iscrivervi vi ringrazio, se avete bisogno di riparazioni sapete dove trovarmi, sotto ogni video ci sono i link dove potermi trovare sul server Discord, dove potermi trovare sul mio sito internet, oppure mi potete anche trovare su Google, se cercate su Google il nome riparazioni vendita new retro game mi trovate di sicuro, ok? Se vi serve un aiuto insomma, ecco. Bene, ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti e grazie per la pazienza.